Bene, 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 bene. Iniziamo quindi col tema della serata, le My Energy Bars e la paura del fallimento. Innanzitutto, che cos'è la paura del fallimento e come si installa al nostro interno? La paura del fallimento è una credenza limitante più diffusa in assoluto, oserei dire. Oggi si parla tanto della paura del fallimento legata a quelle persone che rincorrono il successo, vogliono raggiungere il successo. Io dico sempre, il successo oggi viene molto collegato all'aspetto di benessere economico, ma in realtà il successo va visto come la capacità di realizzare quello che è la nostra missione di vita. Quello che è il motivo per cui siamo qua. E io penso che chi sia allineato con la sua missione di vita, chi è allineato con il suo essere e quindi con il suo sentire e il suo creare, è semplicemente nel flusso e vive nell'abbondanza in tutti gli ambiti, nell'ambito personale, nell'ambito familiare, nell'ambito economico. Dobbiamo sfuggire da quest'idea che il benessere e l'abbondanza sia per forza di cose collegato solo ad una sfera della nostra vita. Perché dico questo? Perché un'altra credenza molto diffusa è che le persone che stanno bene economicamente sono fondamentalmente delle persone infelici. E questo può essere vero per una parte delle persone, ma non può essere una generalizzazione. Quindi quest'altro tipo di credenza è sottostante tendenzialmente a quello che è la non realizzazione sul piano materiale ed è strettamente collegata anche alla paura del successo. La paura del fallimento. Quando si instaura la paura del fallimento? La paura del fallimento interviene allorché noi abbiamo il timore, per non dire il terrore, di non realizzare qualcosa. E quindi la paura di non realizzare qualcosa ci porta a proiettare uno stato di malessere, nel senso io vorrei realizzare questo obiettivo, se non raggiungo questo obiettivo mi conferma una situazione rispetto a chi io sono. Se io non raggiungo questo obiettivo, confermo che io non sono capace. Quindi noi cosa facciamo? O meglio, cosa fa il nostro cervello che funziona in modo molto intelligente? Bene, se lei non dovesse raggiungere questo obiettivo, cosa succede? Sarebbe triste, entrerebbe in una determinata emozione depotenziante. Quindi io la tutelo semplicemente non portandola nemmeno sulla strada dell'operatività per tentare di raggiungere quell'obiettivo. E diventa un circolo vizioso perché si entra in quel copione per cui per paura di fallire, ovviamente tutto questo a livello inconscio e per alcuni anche conscio, per paura di fallire io non agisco, se non agisco mi autoconfermo che io non sono capace e quindi si innesta questo circolo vizioso per cui non faccio per paura di fallire. Il fatto che non faccio mi conferma che io sono un fallito e quindi non riusciamo a uscire da questa ruota. Ebbene, ormai lo scrivono ovunque e lo sappiamo molto bene a livello razionale. Chi è che non sbaglia? Chi non fa. Ok? Il fallimento va visto come una lezione che viene imparata. Nel momento che noi iniziamo a vedere il non riuscire in un qualcosa, un'opportunità in più per modificare i nostri atteggiamenti, cambia molto anche l'approccio inconscio che noi abbiamo verso la paura del fallire.
Una cosa importante, prima di continuare vorrei fare con voi velocemente un protocollo di centratura, perché sono arrivata a questo nostro incontro un po' dopo una giornata sfasata e quindi introduciamo così, out of the blue, come dicono, un bel protocollo di centratura, così io mi centro, voi vi centrate e siamo tutti contenti. Così anche per i nuovi facciamo vedere il protocollo di centratura. Può essere usato, io consiglio la mattina al risveglio, ma in qualsiasi momento voi sentite di non essere connessi, sentite che la vostra energia è down. Potete utilizzare il protocollo di centratura prima di iniziare un'attività, quando sapete che quell'attività vi richiede della concentrazione. Ricordiamoci che il protocollo di centratura permette semplicemente di allineare i nostri 3 cervelli. Essere, sentire, creare. Quando questi 3 cervelli sono allineati, le nostre 3 intelligenze si attivano e il portale cielo-terra, terra-cielo si apre. Quindi il protocollo di centratura va fatto tendenzialmente in piedi. Viviana, tu puoi farlo semplicemente seduta, visto che sei in macchina. Non alzarti e poni l'attenzione di fronte a te. Quindi mettiamoci in piedi. Mani sul traino, sinistra e destra. Ricordatevi sempre di tenere le ginocchia morbide. Perfetto. Chiudiamo gli occhi, facciamo un respiro profondo e immaginiamo un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal nostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia e dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendiamo consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandoci nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetiamo: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con me. Fate un respiro profondo. E quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi e continuiamo la nostra diretta. Io sarò più centrata nel comunicarvi le informazioni e voi più centrati nell'ascolto. Stavo dicendo, ogni volta che noi falliamo in qualcosa, in realtà noi non ci stiamo confermando di non essere, ma stiamo inserendo nuove informazioni che ci permettono di comprendere qual è la strada alternativa che dovremmo percorrere. Questo weekend ho fatto un corso di marketing, quindi qualcosa, diciamo così, apparentemente molto lontano da un percorso di crescita personale. In realtà, come sempre, ognuno attira a sé ciò che è e quindi durante questo corso sono state dette cose molto interessanti anche sul piano della crescita personale e un contenuto è stato per me illuminante. Gabriele, che era diciamo il docente di questi 2 giorni di seminario, diceva tendenzialmente il successo viene rappresentato
come una scala verso l'alto, ovvero per raggiungere il successo io devo fare fatica e ogni giorno fare un gradino in più. E quindi c'è questa visione di successo legata alla realizzazione dell'obiettivo come un qualcosa associato alla fatica. Quindi io per realizzare quel determinato obiettivo e per non fallire devo fare fatica. In realtà lui dice il successo, il raggiungimento del successo del nostro obiettivo può essere visto come una scala in discesa. Perché? Perché ogni volta che io faccio un passo avanti, quel passo avanti mi permette di comprendere se ho commesso o non ho commesso degli errori e mi avvicina sempre di più all'obiettivo. Ed è stata per me, da un punto di vista visivo, perché l'ha proprio rappresentata graficamente, illuminante. È proprio quello che io chiamo cambio di prospettiva. Se voi ci pensate, ogni giorno che noi viviamo è un'opportunità pazzesca di apprendimento. Quindi noi possiamo vivere i nostri fallimenti passati come una conferma di quello che siamo, oppure possiamo dire prendo coscienza dei fallimenti che ho avuto e consapevolmente scelgo di fare proprio un'analisi di realtà di quella situazione e capire oggi che cambiamento posso fare per non commettere gli errori del passato. Cioè, capite che più fallimenti abbiamo avuto, più opportunità pazzesche abbiamo? È un po' come dire, come se avessimo letto al posto che un libro 100. E questo cambio di prospettiva della salita e della discesa è stato per me boom! Sapete quelle informazioni che sono illuminanti perché è così. E la paura del fallimento come può essere trasformata? Può essere trasformata proprio andando a inserire, andando a dargli un significato diverso e poi vedremo oggi come fare con la pratica. Ma a cosa è collegato alla paura del fallimento? In analisi transazionale la paura del fallimento può essere collegato o a l'io genitore oppure all'io bambino o anche ad entrambi. Nell'io genitore la paura del fallimento può essere installata in quelle persone che hanno avuto delle figure genitoriali che hanno caricato molto il bambino in modo cosciente o in modo incosciente rispetto al fatto o in modo super protettivo, cioè se tu riesci in quella cosa allora ti allontani da me. E questo guardate che succede più spesso di quello che noi possiamo immaginare. Ovviamente i nostri genitori non hanno questo approccio, dal loro punto di vista è tutelativo, cioè se io ti tengo sotto la mia ala non ti può succedere niente di male. Però questo, qual è il messaggio che il genitore trasmette in questo modo? Io non credo che tu possa farcela da solo. Se io porto lo zainetto per te a scuola alle elementari, e io ragazzi quando vedevo questa cosa ero scioccata, inconsciamente quello che passa è tu lo zainetto da solo non riesci a portarlo. Se io ti aiuto, anzi non ti aiuto, mi sostituisco a te nei fare i compiti, e questo l'ho visto fare più volte, cioè devi fare il disegno di tecnica, devi fare il disegno, tu non sei capace, tu non hai voglia, te lo faccio io al posto tuo. Dal mio punto di vista ti do una mano, ti tutelo, così non ti devi sorbire il cazziatone dell'insegnante, ma quello che inconsciamente viene trasmesso è tu da solo non sei capace di farlo. E attenzione, i messaggi genitoriali non sono messaggi che sono stati dati una volta, è la ripetitività di questo aspetto. E quindi è il io faccio le cose al posto tuo, ok? E poi osservate anche, o se avete dei bambini piccoli o magari se avete amici che hanno bambini piccoli, quanto spesso un genitore in buona fede ha questo tipo di atteggiamento tutelativo.
Oggi secondo me più che nel passato. Pensiamo al cellulare. Adesso non conosco l'età anagrafica di tutti, però penso bene o male che abbiamo la fortuna di aver vissuto un'adolescenza senza cellulare. Caspita ragazzi, uscivamo di casa e probabilmente tipo mia mamma si faceva il segno della croce e aspettava fino alle 2 di notte che rientrassi. Ma lasciando stare le sue notti insonni, capite quanto era responsabilizzante? Cioè io prendevo, uscivo, ci veniva dato un orario, quell'orario dovevamo rispettarlo, se non lo rispettavamo, almeno a casa mia, erano, diciamo, c'era un momento di tensione, ma questa cosa è: io mi fido di te e ti do l'opportunità di uscire. Adesso c'è il cellulare, quindi in ogni istante io ti posso chiamare. E ho visto fare più di un'occasione, perché mio marito ha una figlia adolescente, alcuni genitori di amici che localizzavano la persona, cioè la figlia. Quindi nel caso specifico mi piace raccontare questa cosa: in terza media la figlia di mio marito e la sua amichetta fanno la loro prima bigiata, che è durata esattamente 7 minuti, perché un insegnante le ha viste che si allontanavano. Cosa ha fatto? Ha chiamato i genitori hanno attivato la localizzazione sul cellulare e ovviamente niente, siamo andati a recuperarle e sono ritornate a scuola. Però capite questo quale messaggio potente manda? Io non mi fido di te, tu da sola non ce la puoi fare, tanto che io ti devo tenere sempre sotto controllo. E questo porta poi a aver paura del fallimento, perché inconsciamente io penso che non riesco a raggiungere quella determinata cosa. Bene, ma come le My Energy Bars possono aiutarci in questo? È quando la paura del fallimento si sta manifestando, perché ricordiamoci che le paure, le credenze limitanti, i bias cognitivi che abbiamo non sempre sono manifeste. Per chi magari fa un elevato lavoro di auto-osservazione magari si può rendere conto di questo, ma in realtà la nostra mente, il nostro cervello, il nostro sentire e anche il nostro essere è dominato da queste credenze, e queste credenze, nella maggior parte dei casi di queste credenze non siamo consapevoli. Tendenzialmente possiamo identificare la paura del fallimento nelle persone che tendono molto a procrastinare, quindi sposto in avanti quello che devo fare. Sposto in avanti il mandare quella determinata mail, il consegnare quel determinato progetto, l'iniziare quel determinato lavoro. Pensiamo ad esempio nelle diete. Nelle diete è potentissima questa cosa. Io spesso non inizio la dieta perché inconsciamente ho paura di fallire, quindi visto che non mi voglio confermare questa cosa, non inizio la dieta. Però se non inizio la dieta, nello stesso modo mi confermo che non sono in grado di fare la dieta, quindi comprendete che è sempre non un win-win ma un lose-lose. Sia che noi facciamo che non facciamo, ci stiamo confermando che non siamo. Ma nel momento in cui l'essere e il sentire sono allineati, non può esistere il fallimento, perché semplicemente il fallimento o il non raggiungimento di un obiettivo, nel momento che noi siamo allineati, vuol dire che quell'obiettivo semplicemente non era per noi, oppure vuol dire che quell'esperienza ci serve per inserire nuove informazioni e migliorarci. E comprendo che a livello di testa magari è anche facile da comprendere, poi a livello invece più emotivo diciamo: vabbè Milena, tutto bene, ma che cazzo facciamo? Allora, primo punto, dobbiamo tenere alta la nostra energia. Più è alta la nostra energia, più noi siamo in grado di fare un'analisi di realtà di quello che ci sta accadendo.
mi rendo conto che io sto procrastinando una determinata azione. Bene, più alte le energie, più riesco a far intervenire la parte logico-cognitiva, più riesco a fare un'analisi di realtà, più scrivo. Proprio iniziate a scrivervi i vostri obiettivi. Date delle, ma scritti però ragazzi, non nella testa, perché poi nella testa c'era proprio scritti. Iniziate il mese dicendo ok, questo mese mi do questi obiettivi. E poi arrivate alla fine del mese e dite quanti di questi obiettivi ho raggiunto, sia nella vita personale che nella vita professionale, perché mi sono, ho deciso che avrei letto un libro, faccio un esempio, e non l'ho letto. Perché ho procrastinato la lettura del libro? Guardate che la paura del fallimento si manifesta anche nelle piccolissime cose. Si manifesta anche nelle piccolissime cose, perché se io mi metto in testa di fare un qualcosa e poi non la faccio, mi autoconfermo, ecco vedi, cioè io non sono capace di mantenere quello che dico e boom, si va giù. Invece no, analisi, bene, prendo atto di questa situazione e scrivo qual è la sensazione che provo, cosa provo rispetto al fatto che io non ho raggiunto questo obiettivo. Mi scatta il ecco vedi, io sono così, non sono in grado di fare A, B, C. Bene, prendo quell'informazione e la uso nel protocollo di trasformazione alchemica. Adesso sto lavorando sul creare un diario giornaliero in cui strutturato proprio per i Triuners, in cui ognuno deve abituarsi ad andare a scrivere chi è, cosa sente, cosa crea nella giornata, nella settimana, nel mese, in modo che ha qualcosa di scritto per poi lavorare con i protocolli di trasformazione alchemica. Perché mi sono resa conto che il protocollo di centratura è per alcuni facile, per altri un po' meno, però diciamo uno entra poi nella meccanicità e lo fa. Il protocollo di trasformazione alchemica è sempre, ma su cosa lavoro? Oppure magari si lavora su grandi criticità senza comprendere che a volte conviene proprio partire dalle cose piccole. Oggi avevo deciso che il cellulare non lo utilizzavo per 3 ore di seguito. Sto facendo un esempio, è molto banale, ma per farvi comprendere. Oppure, bene, sono riuscita? Sì, arrivo a fine. Sì, no. No. Perché come mi sento? Lo scrivo, me lo tengo lì e quando ho un attimo di tempo faccio il protocollo di trasformazione alchemica su quella sensazione. Perché se no ci autosabotiamo, e anche qua subentra la paura del fallimento, nel pensare che i cambiamenti, anche attraverso l'utilizzo delle My Energy Bars, devo fare un protocollo di trasformazione alchemica soltanto quando ho qualcosa di veramente importante. Anche perché se parto da qualcosa di molto importante, molto destabilizzante, molto spesso ci vuole del tempo per andare a disgregare quella bioresistenza. E quindi cosa succede? Bene, ho una sensazione di ansia rispetto al problema A, faccio un primo protocollo, non mi passa, ecco vedi, ho fallito, quindi io non sono. Quindi fissiamoci dei piccoli problemi quotidiani e lavoriamo con quello, perché i piccoli problemi sono comunque collegati a delle credenze sottostanti molto più importanti. Bene, adesso bando alle ciance, come mi piace dire a me, partiamo con la nostra pratica. Protocollo di centratura l'abbiamo fatto, quindi ci siamo tirati avanti. E oggi vorrei fare con voi proprio un protocollo di trasformazione alchemica sulla paura del fallimento, e per fare questo vi chiedo di pensare a un qualcosa che volete fare o avete voluto fare anche nel passato, ma che o state procrastinando o avete deciso di lasciar perdere. Quindi
Mi viene l'esempio della dieta perché a volte è quella più semplice, o anche della ginnastica. Io ragazzi, vedi io che credenza ho? Milena, sei nata di sabato, cioè io sono pigra dentro, ma io fin da quando sono nata, che mi dicono, vabbè Milena, ma tu sei nata di sabato, sei nata stanca. Cioè quindi io sono una pigrissima, ma capite che è una sciocchezza? Però per farvi capire quanto sono profonde le cose che ci vengono dette quando siamo bambini e quanto pur di non togliere quell'informazione di base che ci è stata inserita, viviamo un copione, ok? Senza nemmeno renderci conto che lo conferma. Io su questo, sei nata di sabato, sei nata stanca, ci ho fatto un lavoro. Ad oggi, ragazzi, non l'ho ancora smontata, ma ho fede in me, come dico sempre. Al momento è così, ma questa cosa può cambiare e cambia mentre lo osservo. Quindi pensate a qualcosa che vi prefissate o vi siete prefissate più volte, ma non riuscite mai a portarla a compimento. Può essere il faccio ginnastica 3 volte a settimana, può essere il faccio il protocollo di centratura tutti i giorni, può essere il non mangio farinacei per un mese. Ok, poi mi trovo davanti una panetteria con un trancio di pizza, entro e me la mangio. Ok, cose piccole, partiamo da cose piccole. Quindi bene, prendete in mano le My Energy Bars, quindi sinistra, destra, potete ovviamente stare seduti. È importante quando si fa il protocollo di trasformazione alchemica tenere sempre un foglio vicino a voi, perché spesso arrivano degli input alla fine e se non abbiamo subito un foglio per segnarcele ce le perdiamo. Quindi fate un respiro profondo e chiudete gli occhi. Fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento. Cercate di non star né sui talloni né sulle punte, in modo da permettere all'energia della terra di nutrirvi, affinché le vostre radici possano andare nella profondità e nel nucleo della terra. Fate attenzione che la vostra schiena sia ben dritta, il collo il mento sia parallelo al pavimento e per fare questo spingete le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Fate un respiro profondo ed entrate in contatto con il vostro corpo. E diciamo un bel grazie al nostro corpo che ci ha permesso di essere qui in salute, consapevoli e che quindi fino ad oggi non ha fallito, nonostante magari gli acciacchi, i problemi, le criticità che può aver avuto. Facciamo un respiro profondo e andiamo ad attivare il primo, il secondo e il terzo centro, ripetendo una volta: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Vi chiedo ora di pensare ad un qualcosa che continuate a rimandare o rispetto al quale continuate a fallire. Pensate proprio alla prima azione che vi prefiggete di fare e pensate a quando realizzate che non l'avete fatta
oppure fate la prima, la seconda, la terza, ma poi anche lì arrivate alla quarta e vi fermate e vi confermate che non siete. E ora poniamo la nostra attenzione al nostro corpo, a come ci fa sentire ripensare a quel fallimento presunto tale. Quali sono le sensazioni che sentite nel corpo? Partite dai piedi e salite, arrivate ai polpacci, alle ginocchia, alle cosce, ai glutei, alla pancia, al petto, alle spalle, alle braccia, al collo, alla testa. Cosa vi sta dicendo il vostro corpo? E quali sono le emozioni che state provando? Tristezza, rabbia per non riuscire, disprezzo verso voi stessi, gioia, menefreghismo, un senso anche di essere salvi. E ora vi chiedo di concentrare la vostra attenzione, 2 dita sotto l'ombelico, nel centro dell'essere. Richiamate quel fallimento e ripetete ad alta voce: chi sono? E osservate il pensiero, l'immagine, la sensazione che vi arriva. Ed ancora, chi sono? Ed ancora una volta, chi sono? E andate ad appuntare nella vostra testa la risposta, l'immagine, la sensazione. Se non è arrivato nulla, appuntate il nulla. E ora concentrate la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire. E cercate di entrare in contatto con ciò che provate quando non riuscite a iniziare o raggiungere quell'obiettivo. Autorizzatevi ad entrare in contatto con l'emozione originaria. E ripetete ad alta voce: io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio sentire. E
Ponetevi questa domanda: cosa sento? Potreste sentire paura, timore, ma potreste sentire anche un senso di sicurezza. Se io non arrivo a termine, sono al sicuro. Se io non arrivo a termine e non sbaglio, mi preservo perché non vengo sgridato. Se io non porto a termine, posso continuare a fare ciò che faccio. E anche in questo caso appuntatevi mentalmente la sensazione che andremo a richiamare più tardi. E ora spostiamo la nostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale nel centro del creare. E proprio iniziate a pensare a cosa accadrà nel caso in cui doveste raggiungere quell'obiettivo. Qual è lo scenario che vi immaginate? Entrate nella frequenza del bambino. Qual è la fantasia che vi fate? Può essere una fantasia totalmente irrazionale. Concedetevi di lasciare fare al bambino e di immaginare ciò che vuole. Potrei rimanere sola, potrei essere rapita, potrei essere felice. Cosa vi immaginate che possa accadere? E anche qua appuntatevi quella fantasia, quella proiezione, sia che sia bella, sia che sia brutta, sia che sia reale, sia che sia assurda. E ora partiamo con il protocollo di trasformazione alchemica. Ponete l'attenzione nel primo centro e agganciate l'Io sono che è emerso e ripetete: libero, l'energia cristallizzata nell'Io sono, e andate a inserire cosa avete immaginato di essere. Se non vi è arrivato nulla, inserite nulla e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Concentratevi ora all'altezza del vostro cuore.
Agganciate quella sensazione che avete provato e ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo alla sensazione di e lascio fluire il mio sentire. Io sento, sei. Ponete ora la vostra attenzione nella ghiandola pineale, nel centro del creare. Agganciate la fantasia rispetto a quello che immaginate che possa accadere e ripetete: creo ordine e coerenza rispetto a, e andate a inserire ciò che avete immaginato. E mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio più alto potenziale. Io mi autorizzo a fare esperienza. Io mi autorizzo ad imparare dai miei errori. Io mi autorizzo ad evolvere. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Fate un respiro profondo, appoggiate le bars e quando volete, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. E alla fine di ogni protocollo ricordo che è sempre importante bere. Bene, adesso lascio il tempo per le vostre domande, per le vostre condivisioni. Prima di questo però voglio aggiungere un ulteriore pezzo. Ricordiamoci che ogni volta che c'è un blocco, quel blocco si è creato per preservarci. Il nostro corpo, la nostra mente primaria, ha uno scopo unico, che non è la felicità. Questa è una minchiata New Age. Lo scopo primario della nostra mente è preservarci. Quindi tutti i blocchi che si sono creati per preservarci. È lo scopo della nostra mente superiore, la realizzazione, la felicità. E mi piacerebbe condividere con voi la mia esperienza per farvi capire l'irrazionale. Io sono partita col discorso della ginnastica.
così, giusto per seguire un filo logico. E mi è arrivata la prima cosa molto banale: io sono pigra. Sul sentire mi è arrivata una cosa molto potente. Cosa sento? Sento di essere al sicuro, comprendete? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che nel mio inconscio se tu ti muovi, se tu fai attività fisica, tu non sei al sicuro. E nella parte del che cosa potrebbe succedere se inizi a fare ginnastica, mi è arrivata una cosa totalmente irrazionale, che è: saresti rapita. Ora questo per farvi capire cosa? Che l'irrazionalità che è uscita e che è stata elaborata a livello logico-cognitivo, a livello inconscio è il comando che è inserito, o uno dei comandi che è inserito. Quindi ragionate con la mente del bambino: se io faccio ginnastica, se io mi muovo, allora non sono più al sicuro, se non sono più insicuro vengo rapito. È ovvio che se viene fatta un'analisi di realtà con l'adulto è assurda questa cosa, perché cioè, non è che uno che fa ginnastica viene rapito, però capite come l'irrazionalità predomina se non alziamo il nostro livello di energia, se non portiamo fuori nel qui ed ora quella fantasia del bambino e gli si dice razionalmente, poi anche da un punto di vista emotivo: tu oggi sei al sicuro. È stato potente, per quello mi sono sentito di condividerlo, perché a volte si pensa che immagino un'immagine, invece no, si deve autorizzare anche a far uscire l'irrazionale, perché è l'irrazionale che ci governa. No, vabbè, ma questa cosa non la posso neanche pensare. Vabbè, ma questa no, non va bene con noi stessi. No, questa cosa non va bene perché... No, va bene. Più escono cose irrazionali, più entriamo in contatto con il nostro profondo, perché il nostro inconscio ragiona simboli e ragiona anche in modo molto irrazionale a volte. Cioè i bambini hanno delle fantasie irrazionali. Sono quelle che però abbiamo dentro. Bene. Lascio adesso la parola a voi, vado a interrompere la registrazione.